Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la BetFPV Lite Radio 4, nuova radio BetFPV con sistema Express LRS. Se volete acquistarla trovate il link in descrizione. La Lite 4 arriva in questa scatola che protegge bene il contenuto, vediamo subito cosa troviamo al suo interno. Abbiamo la radio, un cavo USB-C e un manuale di istruzioni. Il manuale è piuttosto dettagliato e ci dà tutte le info su specifiche funzionalità, comunque avremo modo di vedere tutto in questo video. La radio viene fornita di protezione in silicone per i gimbal, accessorio molto utile nel momento in cui riponiamo il radiocomando in una custodia morbida. La prima cosa che possiamo notare è che nel radiocomando non è presente alcun display, tuttavia non dobbiamo preoccuparci perché tutto il setup può essere fatto tramite configuratore BetFPV, più avanti lo vedremo nel dettaglio. Al centro notiamo un anello per la tracolla che risulta essere molto utile. La radio rimane piuttosto bilanciata. Più sotto notiamo il tasto accensione e due levette per i trim. Per finire abbiamo i gimbal e devo dire che i movimenti sono fluidi e consistenti, decisamente sopra molte altre radio di fascia economica che ho avuto modo di provare. Nella parte anteriore notiamo il tasto bind, uno setup e una porta USB di tipo C. La porta USB ha diverse funzioni: configurare la radio, usarla con il simulatore e ricaricare la batteria interna. E a proposito di batteria interna abbiamo una LiPo 1S da 2000 mAh che dovrebbe garantire circa 8 ore di utilizzo. Passando alla parte posteriore abbiamo il comparto switch, troviamo due interruttori momentanei, due interruttori a 2 posizioni e due interruttori a 3 posizioni. Troviamo quindi tutto quello che ci serve realmente, come l'interruttore momentaneo che è fondamentale per il prearm e una switch a 2 posizioni per l'arm. In verità si sarebbe potuto mettere un potenziometro al posto di un interruttore momentaneo, ma effettivamente per le FPV i potenziometri non sono molto utilizzati. Tutte le switch si raggiungono facilmente e la radio presenta una buona ergonomia, al tatto la qualità dei materiali risulta soddisfacente. Per quanto riguarda il tipo di volo, la radio va bene sia per chi utilizza i pollici, sia per chi usa 2 dita. A questo punto passiamo alla configurazione della radio, dato che la Lite 4 non dispone di un display dovremo fare tutto via software. Andiamo quindi nel sito BetFPV e scarichiamo il BetFPV Configurator, vi lascio questo link in descrizione. Io ho Windows quindi scarico questo. Durante la fase di installazione mi raccomando scegliete la lingua inglese. Poi cliccate qui per andare avanti. Una volta installato il programma ci troviamo davanti a questa schermata. Il configuratore può essere usato sia per questi droni che per queste radio. Dato che dobbiamo settare la Lite 4, clicchiamo qui per attivare il configuratore dedicato ai radiocomandi. Adesso seguiamo questi passaggi per connettere la radio. Spegniamo il radiocomando, colleghiamo il cavo USB, infine ci assicuriamo che in questo punto ci sia 115.200. Poi posso fare connetti. Una volta all'interno del configuratore possiamo modificare vari parametri del radiocomando, in particolare la potenza, il packet rate e le switch. C'è da dire che tutte le impostazioni predefinite vanno bene, a meno che non abbiate particolari esigenze potete lasciare tutto così com'è. A questo punto vediamo come muoverci con il bind. In questo video userò un Whoop BetFPV, ma il procedimento è lo stesso per droni da 5 pollici o simili. Ora accendiamo la radio, sarà necessario premere velocemente e poi a lungo il tasto on. Dopo aver acceso la radio mettiamo in bind mode la ricevente, per farlo bisogna collegare e scollegare velocemente la batteria per 3 volte. Adesso mettiamo in bind mode il radiocomando tenendo premuto il tasto bind per 8 secondi. Molto bene, dopo aver premuto il tasto bind per 8 secondi la ricevente si è bindata, siamo pronti per usare il nostro modello.
Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e possiamo dire che la nuova radio BetFPV si presenta come una scelta interessante per chi voglia iniziare questo hobby contenendo i costi. La prima cosa da specificare però è che piloti FPV esperti preferiranno sicuramente un radiocomando più completo e ricco di funzionalità come la TX16S o simili. Se già in partenza prevedete di usare dei droni da 5 pollici o superiori, magari per fare long range, allora una di queste radio rimane sicuramente una scelta preferibile. Cerchiamo quindi di capire a chi si rivolge a BetFPV con la nuova Lite 4, partendo proprio dalle specifiche principali di questa radio, ovvero un modulo Express LRS 2.4 GHz, una potenza di 100 mW e un refresh massimo di 500 Hz. A questo punto possiamo dire che i modelli più indicati sono proprio quelli BetFPV o simili, ovvero dei Tiny Whoop o dei 2-3 pollici per un uso racing o freestyle. Questi modelli si adattano bene alle specifiche della radio, non hanno bisogno di troppi settaggi del radiocomando, non coprono distanze troppo elevate e nel caso dei Whoop Racing un refresh di 500 Hz è molto consigliato. Se quindi state scegliendo un drone sul sito BetFPV come un Meteor, un Airo o un Pavo e avete bisogno di prendere un radiocomando, potreste decidere di aggiungere questa Lite 4 alla spesa e avere un radiocomando che tutto sommato fa il suo ad un prezzo accessibile. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.